Ecco qua in tutto il suo splendore il cofanetto Super Deluxe dedicato a Volume 4 dei Black Sabbath, album uscito originariamente nel 1972, rimasterizzazione fatta per l'occasione che confronterò con la precedente del 2012 e poi ci sono tante altre chicche da scoprire insieme in questo video. Ciao, io sono Johnny e qui su Vinilicamente ti parlo di musica a 360 gradi, dischi in uscita, classici imperdibili, hi-fi e tanto altro legato a questo fantastico mondo. Se mi seguite da un po' già saprete del mio amore per i Black Sabbath. A loro e alla loro discografia con Ozzy ho dedicato il video più lungo di questo canale, un vero e proprio viaggio sabbatico che potete ritrovare qui, naturalmente dopo aver visto questo video fino alla fine. Ci tengo a ringraziare BMG Italia per avermi inviato il cofanetto in anteprima e Warner Music Italia che lo distribuirà nel nostro paese, e allora ne approfitto, visto che mi è arrivato prima, per aprirlo insieme a voi, farvi vedere come è fatto e naturalmente dirvi come suona, confrontandolo questo con questa ristampa proveniente dal cofanetto della Vinyl Collection con tutti i remaster del 2012. E prima di passare all'unboxing camera inizio a dirvi due cose sull'album, qualche aneddoto, qualche cenno sulla sua composizione. Come dice il titolo, Volume 4, non possiamo sbagliarci, questo è il quarto album dei Black Sabbath. La band di Birmingham veniva da una tripletta pazzesca messa a segno in soli 2 anni, tour compresi. Debutto omonimo febbraio 1970, Paranoid settembre 1970, Master of Reality luglio 1971. Volume 4 esce nel settembre 1972, a più di un anno di distanza dal precedente, e sul perché ci arriveremo tra poco. È l'album che chiude la tetralogia che ha dato origine al metal e ai suoi vari sottogeneri, doom e stoner su tutti. Dall'essere 4 disgraziati scappati di casa, in 2 anni i Black Sabbath sono diventati star internazionali e ci sono riusciti senza il favore della critica, che li snobba quando va bene, li reputa noiosi e non riesce a spiegarsi il motivo del loro successo. E invece il pubblico li adora da subito, soprattutto per l'energia delle esibizioni live in cui Ozzy Osbourne, Tony Iommi, Geezer Butler e Bill Ward sono un tutt'uno e sono una macchina devastante, strafatta a livelli disumani e devastante. Che ci vuoi fare? Sono ragazzi. Come diceva la canzone, andiamo a spacchettare. Ho già preparato qui la penultima ristampa, quella che contiene il remaster 2012. Qui dentro il cofanetto, c'è l'ultima ristampa con la rimasterizzazione 2021. Qui c'è un adesivo, The Ultimate Black Sabbath Package 5 LP Volume 4 Super Deluxe Edition, featuring, quindi contiene l'album originale nuovamente rimasterizzato per l'occasione, 2 LP di outtakes mai pubblicate finora, mixate da Steven Wilson. Poi un live nel Regno Unito del 1973 su doppio vinile, un booklet di 40 pagine con foto, artwork e liner notes, cioè crediti, insomma note, e un poster a colori. Sul lato troviamo il titolo, ecco, magari lo metto anzi così, si dovrebbe vedere così, eccoci qua. E sul retro c'è la foto dei 4 Sabbath. Qui viene riproposto quello che è scritto sull'adesivo che vi ho fatto vedere, quello viola, e qui poi ci sono tutti i brani presenti all'interno del cofanetto.
Visto che non è un cofanetto che si estrae ma che si solleva, lo apro da qui perché mi sembra il punto migliore. Eccoci qua, perfetto, senza fare male a nessuno. Questo è esatto, questo viene via. Sul retro la copertina è la stessa, vedete che qui c'è il codice a barre che non è presente qui e non c'è il contenuto del cofanetto, non è specificato il contenuto del cofanetto. Questo si mette via, ovviamente l'adesivo verrà conservato e inserito nel cofanetto dopo aver fatto questo video. Copertina opaca, bella, un cartoncino bello spesso. Apriamo, eccoci qua, bellissimo, stupendo. Questo cos'è? È il libretto? Libretto disco? Libretto, ah, fighissimo, copertina rigida, ecco qua, dietro tutto nero, davanti c'è la copertina del disco. Sfogliamolo insieme, si inizia bene. Tony Iommi, qui a sinistra, Ozzy Osbourne, fantastici. Black Sabbath Volume 4 Super Deluxe, qui ci sono tutti i crediti. Allora, qui c'è una cosa che ci interessa. 2021 Studio Mixes Steven Wilson, 2021 Live Mixes Richard Digby Smith, Remastering Andy Pearce and Matt Wortham at Wild Masters London. Quindi viene specificato che la rimasterizzazione è del 2021. Ozzy in tour con la chitarra qui sul retro di Tony Iommi, ovviamente. E qui il racconto di questo disco fantastico. Vi lo faccio vedere molto rapidamente, poi quando lo avrete acquistato ve lo potrete leggere con calma perché ne vale assolutamente la pena. Belle foto, carta bella spessa. Il carattere, una cosa molto importante, il carattere del testo non è microscopico, quindi riusciamo a leggerci agevolmente. Questa è una cosa che ho già visto e adesso la vediamo insieme. Qui ci sono, immagino, i 45 giri estratti dal disco, copertine alternative, no, qui sono sempre singoli, con tutte le label, fantastico. Fatto molto bene questo libretto, ergo anche il cofanetto, sì, esatto. Bene, ci piace molto. E qui finisce il libretto con le foto di Geezer Butler e Bill Ward. Eccoci qua. E lo mettiamo un attimo da parte. Qui c'è il poster a colori. No, nell'inquadratura non ci entra tutto. Vediamo se così lo faccio scorrere, così vedete che è gigante. Qui c'è la foto dei Black Sabbath in negativo. Snowblind, che è una delle canzoni del disco, e qui in fondo troviamo Ice Hot Till Hell Freezes Over on Warner's, perché Warner era l'etichetta americana dei Black Sabbath. Nonostante i detrattori andassero scrivendo che i Black Sabbath facevano sempre lo stesso disco e questo Volume 4 rientrava nella categoria degli album inutili e tutti uguali, in realtà i cambiamenti furono diversi. Innanzitutto se lo producono da soli. Nei crediti del disco figura Patrick Meehan, ma quello era il loro manager, niente di più distante da un produttore artistico. E poi è il primo album per cui si prendono molto tempo per registrare, 6 settimane. Se pensate che il debutto era stato fatto in poche ore, Paranoid in 2 giorni e Master of Reality in 10, potete capire che qui siamo in un altro campionato. Per Volume 4 i limiti di tempo quindi si dilatano e tutti gli altri limiti semplicemente non esistono. Sarà infatti l'album della perdizione più totale. I 4 Sabbath sono esausti dai ritmi asfissianti disco tour e si rinchiudono in una villa di Bel Air, Los Angeles, per giammare, comporre e sperimentare. Tradotto, fiumi di alcol e droga e file di groupies. Non si fanno mancare nulla, si distruggono, ma quando si tratterà di venire al dunque, martellano sodo come sempre e compongono un altro tassello imprescindibile nella storia del rock, soprattutto del metal. Tutte le band doom e stoner manderanno questo disco a memoria, così
come il precedente del resto. A proposito, un consiglio al volo per chi volesse approfondire l'argomento: gli Sleep sono una delle band che non ha mai fatto un mistero di essere debitrice ai 4 debosciati di Birmingham, ed è anche quella che più di tutte ha ricevuto la benedizione dei 4 padrini del metal. Vi consiglio di recuperare tutta la loro discografia, ma soprattutto questo, The Sciences, uscito nel 2018, che contiene un brano intitolato Geezer Butler, che è dedicato a Geezer Butler, il bassista e autore dei testi dei Black Sabbath. Torniamo a bomba su Volume 4 e sul delirio più totale in cui viene composto. Nessuno dei 4 si risparmia, e una delle protagoniste di quelle 6 settimane, quindi anche del disco, non può che essere la cocaina. Tale era la devozione dei 4 alla polvere bianca che in origine l'album avrebbe dovuto chiamarsi Snowblind, accecato dalla neve, e la neve è proprio quello che immaginate. L'etichetta però risponde picche, boccia il titolo e i Sabbath optano per un più laconico Volume 4, impreziosito però da un ringraziamento molto particolare nei crediti. Cosa c'è scritto? We wish to thank the great Coca-Cola Company of Los Angeles. E se ancora non si capisse a cosa si stanno riferendo, Ozzy sussurra distintamente cocaine alla fine della prima strofa di Snowblind. Sentite qua. Quindi, primo disco, album originale, rimasterizzato 2021. Qui in copertina c'è Ozzy Osbourne in un'altra foto ritoccata, stile fumetto. Vedete, le scritte sono tutte arancioni, e qui il contrario, foto arancione e scritte bianche. Original album 2021 remastered, con ovviamente i titoli delle canzoni. Vediamo com'è l'inner sleeve. Ah, che bellezza! Inner sleeve nera, di carta nera, con lamina antistatica, spettacolare. Disco nero, goduria assoluta, 180 grammi, questa è l'etichetta, ve la faccio vedere, eccoci qua, Volume 4. Tornano ovviamente i soliti colori, bianco e arancione. Non so se l'avete già visto, è un single sleeve, cartoncino bello spesso, come un disco normale, ecco. A volte nei cofanetti ci sono le sleeve un pochino più fini, non è questo il caso. Il secondo disco è dedicato a Tony Iommi, quindi outtakes e new mixes. Quindi qui sono presenti alcune delle canzoni come Wheels of Confusion, Changes, Supernote, Snowblind, alcune delle canzoni, perché non sono tutte, con outtakes, false partenze, con dialoghi in studio, alternative takes, eccetera. Questo è un disco, non ve le tiro fuori tutte perché sono le stesse, È lo stesso vinile nero, 180 grammi, stessa etichetta, cambiano ovviamente le informazioni, stessa inner sleeve di carta nera con lamina antistatica. Adesso andiamo un pochino più svelti. Questo è il secondo disco. Il terzo disco, con Geezer Butler in copertina, comprende sempre alternative takes, false partenze e dialoghi in studio. Quindi qui ci sono altri brani, anche gli stessi che abbiamo visto prima, perché ritorna Wheels of Confusion, Snowblind, Supernote, Under the Sun. Probabilmente non viene coperto tutto il disco con le outtakes e le false partenze, comunque c'è comunque materiale interessante. E poi il doppio dal vivo, Gatefold, che ha Bill Ward in copertina, ovviamente anche sul retro, con tutte le tracce live in UK 1973. Vi apro il Gatefold, eccolo qua. Qui c'è una locandina Black Sabbath on Tour con le copertine dei dischi pubblicati Vertigo, quindi nel Regno Unito. Poi questo è un live nel Regno Unito e quindi
giustamente vengono fatte vedere le edizioni del Regno Unito, quindi del paese natio dei nostri Black Sabbath. British Tour 73 with Badger and Necromandus. Badger and Necromandus sarà il gruppo di supporto. Tutte le date sold out, e qui c'è una foto di loro in tour. Vediamo se i dischi sono diversi, ma penso proprio di no, esattamente. Volume 4, al di là delle pippe dei critici dell'epoca, è un gran disco, scuro e potente, che si mangia a colazione tanti cosiddetti capolavori trash chic della discografia giusta odierna. È il disco in cui i Sabbath escono per la prima volta dai confini musicali dei loro standard, anche se il cambiamento più sostanzioso arriverà col successivo Sabbath Bloody Sabbath del 73. Lo stesso Ozzy si sforza nel comporre melodie vocali che non ricalchino pedissequamente i riffoni di Tony Iommi. È il disco di Snowblind, ve l'ho già detto, ma anche Supernote, che è il brano rock che Frank Zappa amava di più in assoluto, e Changes, che fa le veci del classico lentone inserito in ogni album della band, ma stavolta non sembra un abbozzo messo solo per rallentare il ritmo vorticoso degli altri brani in scaletta. Stavolta si ha l'impressione di un brano composto per essere un tassello ben riconoscibile, e tra l'altro è un grandissimo pezzo in cui i protagonisti sono quasi esclusivamente il piano di Tony Iommi, che passa dalla chitarra al piano, e la solita infernale, adorabile voce di Ozzy Osbourne. Vi ho citato solo 3 pezzi, quelli più noti e coverizzati, ma potrei citarveli tutti, perché tutti insieme compongono il solito stupefacente monolite Black Sabbath. Per quanto mi riguarda, ogni album con Ozzy è da avere, anche gli ultimi 2 che hanno qualche passaggio a vuoto, ma Volume 4 rientra abbondantemente nella categoria degli imprescindibili della band e del rock. Dal punto di vista del packaging abbiamo già visto come questo cofanetto possa fare la felicità di ogni amante dei Black Sabbath. Sul versante audio vi ricordo che la rimasterizzazione è stata fatta apposta per questa pubblicazione e il risultato è ottimo, perché migliora il precedente remaster del 2012. Alle mie orecchie, soprattutto in cuffia, questa edizione rende la scena leggermente più aperta, vivida e dettagliata, quindi la preferisco. Nel libretto non viene specificato se la rimasterizzazione dell'album in studio sia stata effettuata a partire dai nastri analogici originali. Per tutti gli altri brani, e quindi outtakes, live, eccetera, viene indicata la provenienza, ossia i nastri dell'epoca. Come sempre a me piace badare più alla sostanza che alla teoria, e nella sostanza questo remaster, questo cofanetto è ottimo e ve lo straconsiglio, anche perché il live è spettacolare e poi tra outtakes e altro c'è da godere come pazzi. Insomma, viviamolo un po' più da rocker questo rock, più rock a palla nelle nostre case e meno seghe mentali da scissione dell'atomo. In conclusione, se siete fan dei Black Sabbath, se nelle vostre vene scorre un po' del sangue di Ozzy e soci e avete la possibilità di acquistarlo, non fatevelo scappare in vinile, quindi la versione che abbiamo visto insieme, o in CD, che trovate naturalmente nel mio negozio alla sezione I miei vinili e CD. Avreste senza dubbio l'edizione di riferimento, nonché la più ricca di questo capolavoro. A presto e buoni ascolti!